10 ottobre 1677, Torino. Un uomo avanzava circospetto per una stradicciuola deserta e buia vicino piazza San Carlo, quando alla luce flebile delle candele di un tabernacolo intravide qualcosa che non si aspettava. Dal buio emersero due bravi. «Ti saluta Contarini», esclamarono, e lo colpirono al petto con 3 coltellate. L'uomo si accasciò a terra e il suo ultimo pensiero fu il volto della sua amata Agnese, la causa di tutto. Sarebbe stata quella la fine del grande Alessandro Stradella? È stato uno dei più grandi compositori del Seicento italiano, ma nessuno lo conosce. Alessandro Stradella è un compositore avvolto nel mistero. In una lettera di Rossini del 1866, il compositore pesarese scriveva: «È pur cosa dolorosa l'ignorare ancora ove sia nato e morto il nostro collega, che ha tanto prodotto ed è sì poco conosciuto». Di Stradella non si conosceva la provenienza né l'anno di nascita. Eppure la vita di questo compositore era già leggendaria. Il primo a parlarcene era stato Vincenzo Martinelli nelle sue lettere familiari e critiche del 1758. Stradella era associato a una vita avventurosa, piena di intrighi e rapimenti. Martinelli lo definiva napoletano. Le ipotesi sono molte. Alcuni dicono Nepi, altri Bologna. Fu solo nel 1962 che venne riscoperto l'atto di battesimo del compositore, secondo alcuni un falso, ma in cui compare per la prima volta un luogo e una data: Roma 1644. Il linguaggio musicale di Stradella si pone come un tramite tra l'eredità rinascimentale e il nascente concerto barocco. La scrittura è spesso fondata su principi imitativi, in cui le voci si rincorrono e si sovrappongono secondo lo stile contrappuntistico rinascimentale. Ma in Stradella c'è già una caratteristica tipicamente barocca: sono i contrasti, la contrapposizione tra gruppi strumentali. Una logica che affonda le radici nella policoralità veneziana e che anticipa il barocco maturo, creando contrasti timbrici e dinamici di grande impatto. Sentite come i due gruppi strumentali si alternano e dialogano tra loro. La musica si muove così, per affetti contrastanti, ora vivace e incalzante, ora languida e sospesa, sempre pensata come un discorso retorico che si sviluppa nel tempo. Roma nel Seicento era una città divisa tra potenti famiglie nobiliari, che annoveravano tutte qualche papa o cardinale fra i propri membri, e un popolo poverissimo che si agitava nei sobborghi desolati di una città paludosa e decadente. Praticamente era come oggi. Stradella si guadagnava da vivere scrivendo musica per il teatro, ma nell'anno giubilare del 1675, per ordine di Clemente X, tutti i teatri romani vennero chiusi. Non era particolarmente clemente con gli artisti. Nel 97 il Papa avrebbe addirittura demolito l'unico teatro d'opera pubblico della città, quello di Tor di Nona, che infatti voi non conoscete perché non c'è più. Stradella si ritrovò in grandi difficoltà economiche. In una sua lettera del 1670 prega il nobile Flavio Chigi per un prestito. «Eccomi inginocchiato alla sua clemenza per supplicare d'aiuto e per impetrar dalla sua benignità». Dopo la chiusura dei teatri, Stradella cominciò a dedicarsi a un altro genere musicale molto popolare nell'urbe: l'oratorio, una rappresentazione musicale di soggetto sacro, e scrisse quello che probabilmente è il suo grande capolavoro, il San Giovanni Battista. Venne scritto per la confraternita di San Giovanni dei Fiorentini, che quell'anno commissionò ben 14 oratori ai maggiori compositori della città, da eseguirsi in Quaresima tra gennaio e aprile.
In questo oratorio notiamo tutta l'abilità di Stradella nel rappresentare musicalmente affetti diversi. La musica rappresenta gioia, dolore, rabbia. Una scrittura musicale estremamente vivida e espressiva, come nell'aria Lagrime e sospiri, in cui struggenti ritardi e dissonanze esprimono il dolore, le lacrime e i sospiri di Salomè. Ma l'atmosfera cambia completamente nell'aria di Erode, tuonerà tra mille turbini, in cui la musica con un andamento concitato rappresenta la rabbia e la severità del patrigno di Salomè. La linea di Erode richiama l'idioma strumentale solenne di una tromba e nel finale una lunga figurazione discendente rappresenta appunto la saetta scagliata da Erode. Stradella ebbe una vita turbolenta, si ritrovava sempre in mezzo a intrighi, tradimenti e fatti incresciosi. Nel 77 dovette fuggire da Roma. Si era attirato il risentimento di un potente cardinale, spingendo suo nipote a sposare una cortigiana, probabilmente per ricavarne un qualche guadagno. In una sorta di giornale del tempo, Gli Avvisi di Roma, leggiamo: intanto, essendosi il Stradella con il Vulpio spacciati per familiare dell'ambasciatore di Francia, Sua Eccellenza se n'è di tal forza incollerita che ha giurato di farne morire sotto un legno il primo che gli capiterà alle mani. Il complice di Stradella, il Vulpio, era un cantore pontificio, Giovan Battista Vulpio. Stradella dovette fuggire da Roma e a metà febbraio del 1677 il compositore giunse a Venezia. E fu proprio nella Serenissima che Stradella conobbe il suo grande amore, che gli avrebbe ridato vita e allo stesso tempo lo avrebbe condotto a un passo dalla morte. Tutta l'estetica musicale barocca è fondata su un ideale concertante, sulla contrapposizione scalare tra masse di strumenti. Simbolo di questa estetica è il concerto barocco, il che contrappone i soli e i tutti, il concerto grosso e il concertino, che dialogano tra loro, come nei concerti grossi di Corelli. Ma questa particolarità della musica barocca in realtà precede Corelli di almeno 15 anni e tra i primi ad averla sfruttata c'è stato proprio Stradella. Lui è anche il primo a utilizzare questi termini, concerto grosso e concertino. Ma in Stradella, concerto grosso e concertino indicano ancora la contrapposizione paritaria tra due gruppi sonori, erede della policoralità veneziana rinascimentale, mentre in Corelli diventano una gerarchia funzionale tra i soli e i tutti, fondando la forma del concerto barocco vero e proprio. Lo so, è una spiegazione un po' tecnica, ma spero che ci siamo capiti. Questo dialogo costante tra i due gruppi si nota per esempio nell'aria Soffie pur, sempre dal San Giovanni. Il concerto grosso, il gruppo delle viole, rappresenta i venti, gli aquiloni, e il concertino accompagna la voce, che resiste a questi venti e rimane salda nella propria fede. Notate il dialogo costante tra questi due gruppi, mentre la voce con veloci melismi rappresenta l'agitazione dei flutti. Anche la vita di Stradella stava per essere sconquassata dai venti della passione amorosa. Agnese van Uffele era l'amante di un nobile veneziano, Alvise Contarini, che aveva ingaggiato Stradella come insegnante di musica della sua pupilla. Pessima mossa. Stradella e Agnese si erano innamorati ed erano fuggiti insieme a Torino.
Secondo alcuni, il giorno dell'attentato, Stradella aveva appena firmato l'atto di matrimonio, ma Contarini l'aveva trovato prima. Pensate che su questo soggetto venne addirittura realizzato uno dei primi film italiani del secondo dopoguerra, Amanti in fuga, del 1946, di Giacomo Gentilomo. I contrasti in Stradella non sono solo tra gruppi strumentali, ma anche tra affetti diversi. Nel duetto Che gioire che martire, Stradella sovrappone gli stati d'animo di Salomè e del patrigno Erode. Salomè ha un andamento gioioso e vivace, e Erode canta su valori larghi, una sconsolata scala discendente, creando un contrasto fortissimo. Notate il finale di questo duetto, che è anche il finale dell'oratorio. L'opera si conclude con una domanda: perché? E la musica sottolinea questo senso di domanda concludendo su una dominante, ossia non concludendo, lasciando l'armonia sospesa proprio sulla domanda finale dei personaggi. Miracolosamente il compositore sopravvisse all'aggressione del Contarini, tanto da alimentare delle leggende su questa storia. Vincenzo Martinelli, nelle sue lettere del 1758, ci racconta che l'assassino del nobile lo inseguì fino a Roma addirittura, ma arrivò proprio durante una rappresentazione del San Giovanni Battista e la musica lo colpì tanto che decise di risparmiare il compositore. Naturalmente è solo una leggenda. Non fu la dolcezza della sua musica a salvarlo, ma Stradella sopravvisse davvero alle 3 coltellate. Dovette fuggire però a Genova, dove continuò la sua attività di musicista e compositore. Nei palazzi della Superba, Stradella continuò a comporre, ma presto entrò di nuovo in contrasto con la nobiltà, e sempre per una donna. Questa volta Maria Caterina Lomellino, sorella del nobile e molto protettivo Giovan Battista Lomellino, che nel 1682 organizzò un nuovo attentato ai danni del compositore, che stavolta purtroppo non riuscì a cavarsela. Io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica, vi invito a iscrivervi e a mettere mi piace. Recuperate gli altri video, se vi è piaciuto questo adorerete quello su Frescobaldi. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate gli oratori di Stradella e quale preferite. La cosa bella del San Giovanni è che in realtà la vera protagonista dell'oratorio è Salomè. Così Stradella inaugura una lunghissima tradizione del teatro musicale che arriverà fino alla Salomè di Strauss e a quella di Massenet. Un saluto e alla prossima! Ciao ciao!